Ne ho già parlato precedentemente, ma ci tengo un attimo a ritornare a questo testo che ho appena citato, Amduat. Abbiamo visto uno sguardo della Duat, ovvero di quello che avviene nell'aldilà, ma l'Amduat è un testo che comincia a trovarsi decorato nelle pareti dei sovrani del Nuovo Regno nella Valle dei Re. Per tutto il Nuovo Regno questo testo riguarderà semplicemente i sovrani. A partire dal terzo periodo intermedio invece lo cominciamo a trovare nei papiri, lo cominciamo a trovare degli excerpta usati nei sarcofagi. Perché? Beh, perché l'unità salda politica del paese viene meno e quindi anche i privati possono ambire ad avere degli excerpta di questo testo. Cosa ci racconta? Ci racconta il periplo solare del dio Sole durante la notte. Quando il Sole tramonta ad occidente, gli egizi credevano che viaggiasse per 12 ore nelle profondità della terra per poi risorgere di nuovo ad oriente al mattino. E questo viaggio non era un viaggio che potesse lasciare il sovrano e il mondo indifferente, perché ogni notte vi era una lotta cosmica fra il dio Sole e Apophis, fra il bene e il male. Apophis che tentava di impedire che il dio Sole potesse risorgere. Se questo avesse avuto seguito, la vita nella terra sarebbe venuta a finire. Ed ecco quindi in questo papiro che ci narra il viaggio del dio Sole durante la notte, vediamo che il viaggio è scandito da delle pause, ci sono 12 ore nella notte ed è anche rappresentato in 3 registri diversi. Nel registro principale si vede la barca del dio Sole, qui il dio Sole si trova con la sua fattezza a testa d'ariete, quindi il dio Sole criocefalo, contenuto all'interno del serpente Mehen, che è un serpente protettivo, e il dio Sole è accompagnato da altre persone di equipaggio all'interno della barca. Il suo viaggio continua finché, alla fine del viaggio, al mattino, il dio Sole, che adesso non ha più la forma da con testa d'ariete, ma ha la forma di scarabeo, arriva all'orizzonte orientale e tramite Shu il disco solare viene spinto sulla Terra e il dio Sole risuscita. Ecco quindi che la vita sulla Terra può andare avanti ed ecco anche che avviene una separazione fra il dio Sole che torna sulla Terra ed Osiride, che invece rimane nell'aldilà. Osiride e il dio Sole sono stati unificati, sono stati questo Necher questo dio grande durante le ore della notte, ma di giorno il dio Sole torna sulla terra, mentre Osiride resterà nell'aldilà. Ebbene, questo testo è di fondamentale importanza, ma abbiamo detto i sarcofagi raccolgono tutti quegli elementi che in genere vedevamo rappresentati nelle tombe, nella raffigurazione, nei testi. Beh, di nuovo esempio ne è il sarcofago di Buteamo. La parte posteriore del coperchio del sarcofago interno e la cosiddetta copertura di mummia sono iscritti nella parte posteriore da un testo, come vedete, in ieratico, quindi questa forma corsiva di scrittura che conosciamo dall'antico Egitto, e questo testo è il cosiddetto libro delle respirazioni e attiene ovviamente al rituale dell'apertura della bocca. Ne abbiamo parlato del rituale della bocca precedentemente, era il momento in cui prima che il defunto fosse messo all'interno della tomba, il sarcofago veniva messo in verticale, veniva chiamato un sacerdote Sem, che utilizzando uno strumento nelle sue mani, lo Shepeskef, perpetrava questo rituale dell'apertura della bocca, di modo che il defunto potesse tornare a respirare, a vivere, a fruire delle offerte nell'aldilà. Ebbene, questo testo adesso non è più rappresentato in una parete e quindi viene traslato all'interno del coperchio, di modo che il defunto abbia tutte quelle informazioni di cui ha bisogno. Per quanto concerne la storia del nostro museo, questo testo ha anche un'importanza fondamentale. Venne studiato, fu oggetto
della tesi dottorale di Ernesto Schiaparelli, quando andò a studiare a Parigi sotto la guida di Gaston Maspero, altro nome che abbiamo già sentito. Gaston Maspero era segretario generale del Service des Antiquités, colui che poi diede le concessioni di scavo ad Ernesto Schiaparelli. Ebbene, quando Schiaparelli va a perfezionare le sue conoscenze da egittologo a Parigi nel 1880, studia il libro dell'apertura della bocca, pubblica questo testo che rimane un libro fondamentale per molti anni, fino alla pubblicazione di Otto. La pubblicazione di Schiaparelli ebbe un valore molto importante. E nel ricostruire la biografia dell'oggetto vedete quindi come questo testo sia di fondamentale importanza per capire il culto dell'antico Egitto, ma al contempo ci narri anche di un momento fondamentale e importante della storia, della formazione della nostra collezione e di coloro che ne sono stati protagonisti. Continuate a seguire il Museo Egizio e ricordatevi che anche grazie, o forse soprattutto grazie a voi, il Museo Egizio può continuare a far ricerca, a sviluppare nuovi contenuti e a capire sempre di più la biografia dei magnifici artefatti che avete visto assieme a me.